Gennaio 1956. Napoli. Carcere di Poggioreale. Nell'infermeria, una ragazza di 20 anni sta partorendo. Fuori dalla porta c'è una guardia. Non è una clinica, è l'infermeria di un carcere e la porta si apre solo da fuori. Si chiama Assunta Maresca. In famiglia la chiamano Pupetta. È vedova. 3 anni prima stava dietro il banco della salumeria di suo padre, a Castellammare di Stabia. Nel 1953 vince un concorso di bellezza di provincia, Miss Rovigliano. 2 anni dopo si sposa e il matrimonio dura meno di 3 mesi. A Poggioreale è entrata il 14 ottobre. Ci è arrivata incinta. Nasce un maschio. Gli danno il nome di un morto, Pasquale, come suo padre, colpito in Corso Novara il 16 luglio e morto il giorno dopo, 6 mesi prima. Il bambino, quel nome, se lo porterà addosso per tutta la vita e l'uomo che glielo ha lasciato non lo vedrà mai. Del mondo, per adesso, suo figlio ha visto solo questa stanza. Poi la riportano in cella. Fuori da queste mura il suo nome è già sui giornali. Qui è una detenuta che ha appena partorito. Nessuno sceglie di nascere in un carcere. Ci si nasce per quello che ha fatto qualcun altro. In questa stanza, quel qualcun altro è sua madre. Che cosa ha fatto questa ragazza di 20 anni per mettere al mondo suo figlio là dentro? In Italia c'è un nome che non ha mai avuto bisogno di un cognome: Pupetta. Sta nei titoli dei giornali del 1959 e sta in quelli del 2021. In mezzo ci sono 62 anni in cui quella parola cammina da sola, qualche passo davanti alla donna che se la porta addosso. I giornali le hanno messo in testa una corona. Questa storia non è la corona, è il conto. Le leggende si costruiscono in fretta. Basta un giorno, una strada, una pistola. Chi resta sotto la leggenda, invece, ha ancora tutto il tempo davanti. Decenni da passare dentro una storia che per tutti gli altri è già finita. Perché un nome così non lo regala nessuno. Si compra. E il prezzo non lo decidi tu. Te lo presentano dopo, a rate, per il resto della vita. Una ragazza di 20 anni fa una cosa che non si può disfare. Da quel giorno smette di chiamarsi come l'hanno chiamata i suoi. Diventa quello che ha fatto. Il resto lo paga. Lo paga in una cella di Poggioreale, dove entra in 2 ed esce che sono passati più di 10 anni. Lo paga in un bambino che nasce là dentro e di suo padre, ammazzato 6 mesi prima, eredita soltanto il nome. Lo paga fuori, quando fuori ci torna, e trova quel nome ad aspettarla sul marciapiede e non ha nessuna intenzione di lasciarla andare. Questo racconto comincia dove di solito le storie su di lei finiscono. Dopo lo sparo, il carcere, il figlio, quello che viene dopo. Nell'episodio precedente c'era l'uomo che ha sposato nell'aprile del 1955, Pasquale Simonetti, quello che a Napoli chiamavano Pascalone e Nola. Neanche 3 mesi dopo, lui è morto. Da lì in avanti, la storia è di lei. Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Castellammare di Stabia, 1953. Dietro il banco di una salumeria c'è un uomo che pesa, taglia, incarta, dà il resto. Si chiama Alberto Maresca. È il padre. Il banco di una salumeria, in una città così, è un posto dove passa tutto. Le facce, le voci, i debiti, le notizie prima che finiscano sul giornale. La città è la sua. Castellammare di Stabia ha un nome proprio e una storia propria e non è la periferia di nessuno. Qui i Maresca li conoscono tutti e hanno un secondo cognome che non sta scritto su nessun documento: Lampetielli.
i lampi piccoli. A Castellammare non c'è bisogno di spiegarlo a nessuno. Un soprannome in un posto come questo è un indirizzo. Dice da dove vieni e a chi appartieni. In questa città Assunta Maresca è nata. In questa città tornerà dopo il carcere. In questa città morirà. Tutto il resto succede fuori. In quella casa c'è Ciro, il fratello minore, che nel 1955 sarà ancora minorenne. E c'è lei, nata il 19 gennaio 1935. Assunta è il nome sui documenti. In casa e in città la chiamano Pupetta, un diminutivo da bambina che le resterà addosso per 86 anni, sui giornali, nei verbali di polizia, sulle locandine dei cinema. Ha 8 anni quando gli alleati entrano a Napoli, dopo le 4 giornate. Cresce dentro la ricostruzione, in una città che si rimette in piedi contando quello che le è rimasto. Sono gli anni in cui il paese riparte. Nel 1953, nella sua vita, non c'è niente che assomigli a una storia di camorra. C'è una casa, un banco, un fratello più piccolo. Prima di essere un nome, Pupetta Maresca è la figlia di un salumiere. Quell'anno un nome, piccolo, glielo dà un palco. Un concorso di bellezza di quelli locali. Una sera, una fotografia, un titolo che vale un'estate. Non è il cinema, non è Roma. Si chiama Miss Rovigliano, dallo scoglio che sta in mezzo al mare davanti alla foce del Sarno. E lo vince lei, che ha 18 anni. Di quella stagione resta un ritratto. La ragazza fotografata da Reginetta, con la fascia, il sorriso di chi non è ancora nessuno. Vincere un titolo così, in provincia, vuol dire il tuo nome che gira per una settimana, e poi basta. In quella salumeria, un giorno, entra un uomo che non è di Castellammare. Si chiama Pasquale Simonetti. Lo chiamano Pascalone e Nola, dal nome della città da cui viene. E chi fosse a Napoli lo sapevano in molti. Lei sta dietro il banco del padre. Si guardano e quel giorno non succede altro. Qualche giorno dopo lui finisce in carcere. Castellammare di Stabia, marzo 1953. Il fidanzamento, così, diventa carta. Da marzo a dicembre si scrivono una lettera ogni 2 giorni. Non sono lettere d'amore da romanzo, sono patti e sono la sua voce di allora, l'unica che ci sia rimasta. In una di quelle righe scrive che pensa al suo buon Tarzan, quello che la porterà lontano da un posto così brutto, ad abitare in un castello incantato. Un castello incantato. Lo scrive una ragazza di 18 anni a un uomo chiuso in una cella. 6 anni dopo, quelle stesse righe verranno lette a voce alta in un'aula, davanti a una corte che deve decidere chi è quella ragazza. Napoli, 27 aprile 1955. Il giorno in cui Assunta Maresca smette di essere la figlia di un salumiere e diventa la moglie di Pascalone e Nola. Lei ha 20 anni. Quel matrimonio durerà meno di un'estate. Si sposano, c'è un pranzo, e al pranzo, in piedi alle spalle della sposa, c'è un uomo che si chiama Antonio Esposito. Lo conoscono come Totonno e Pomigliano. Qualcuno scatta una fotografia del tavolo. In quella fotografia ci sono tutti. 6 mesi dopo finirà su un quotidiano nazionale e la didascalia stampata sotto non parlerà di nozze. Napoli, Corso Novara, 16 luglio 1955. Corso Novara è una strada come tante, con i tavolini fuori dai bar. Pasquale Simonetti è davanti al bar Grandoni. Gli sparano. Muore il giorno dopo, il 17 luglio, meno di 3 mesi dopo le nozze. In quella strada, quel giorno, comincia tutto il resto di questa storia. Per quel colpo pagherà un uomo solo. Si chiama Carlo Gaetano Orlando e lo scriveranno 2 sentenze, una nel 1959, una nel 1960. Un esecutore, un colpo. Nessun altro condannato. Mai. Chi lo abbia deciso, invece, non lo stabilirà mai nessuno. Nessun nome
in nessuna sentenza, né allora né dopo. Un morto, un condannato e un buco al posto del nome che conta. Una donna di 20 anni resta in piedi davanti a una bara e davanti a un fascicolo che non porta da nessuna parte. Lei però un nome ce l'ha. È quello dell'uomo che al pranzo di nozze stava in piedi alle sue spalle. A 20 anni è vedova, è incinta e ha in testa quel nome. Napoli, Corso Novara, 4 ottobre 1955. Una donna di 20 anni cammina sul marciapiede, la borsa stretta contro il fianco, il passo di chi ha già deciso dove arrivare. È incinta. 80 giorni prima, su questo stesso tratto di strada, hanno sparato a suo marito. Napoli, 17 luglio 1955. Pasquale Simonetti muore il giorno dopo l'agguato di Corso Novara. Sua moglie è sposata da meno di 3 mesi. Il 27 aprile c'erano l'abito bianco, il pranzo, i fotografi. A luglio c'è il nero. Poi cominciano i giorni. Da una vedova di 20 anni in quella città ci si aspetta una cosa sola: il nero, la messa, il silenzio. Che stia in casa, che aspetti, che lasci fare a chi deve fare. E lei aspetta. Passano le settimane, poi passano i mesi. Per quella morte non si muove niente. Nessuno bussa alla porta con un nome. Nessuno le spiega perché suo marito sia finito su quel marciapiede. Aspettare, per lei, vuol dire una casa con le persiane accostate e una città che continua a fare rumore fuori. Vuol dire rispondere alle stesse frasi, ricevere le stesse condoglianze, sentirsi dire che il tempo aggiusta tutto. E vuol dire ogni mattina una cosa sola: che oggi qualcuno verrà a dirle che se ne sono occupati. Nessuno viene. Un nome, però, lei ce l'ha in testa. Antonio Esposito. Per tutti, Totonno e Pomigliano. È convinta che la morte di suo marito passi da lui. Non ha un verbale, non ha un testimone, non ha una prova. Ha una certezza. E le basta. C'è una fotografia del pranzo di nozze del 27 aprile. La tavolata lunga, i bicchieri, la sposa al centro. In piedi, dietro le sue spalle, c'è Antonio Esposito. Tra quella fotografia e Corso Novara passano 5 mesi. E intanto il figlio cresce. È l'unica cosa che le resta di Pasquale Simonetti. E cresce dentro una donna che non ha ancora finito di contare i giorni. Intorno a lei la città si rimette a posto in fretta. Le serrande risalgono, i tram passano. Corso Novara torna a essere una strada come le altre. Un uomo è morto a luglio e a settembre nessuno guarda più il punto in cui è caduto. Lei sì, lei conta i giorni. Corso Novara, 4 ottobre 1955, 80 giorni dopo. Corso Novara è una strada di passaggio, larga e piena di gente. Il posto peggiore in cui morire, perché lì ti vede mezza città. Antonio Esposito è in Corso Novara, la stessa strada di luglio. Voci, passi, il rumore normale di una giornata qualunque. Lei è lì, che lo aspetta. In quella città, in quell'anno, le donne non sparano. Restano ai margini delle storie degli uomini. E quando ci entrano è come mogli, come madri, come vedove. Vestono di nero, accendono una candela e aspettano che il tempo faccia il suo lavoro. Lei attraversa la strada, tira fuori la pistola e la regge con 2 mani. Dirà più tardi di aver avuto paura di sbagliare la mira. Non c'è nessuno a coprirle le spalle. Non c'è un basista all'angolo. C'è lei e una strada piena di gente. Il primo colpo, la vampa che le illumina i polsi, il rinculo che le sale nelle braccia, il bossolo che salta sull'asfalto e rotola sotto un tavolino. Il secondo colpo, il terzo. Non arretra, non chiude gli occhi, non conta. Va avanti finché il caricatore non ha più niente da darle.
Poi il rumore si spegne. Resta una strada che scappa in tutte le direzioni e una donna ferma in mezzo, con una pistola vuota in mano. Nessuno si avvicina. Ai tavolini le sedie sono per terra. Qualcuno grida da una finestra. Sull'asfalto, i bossoli. Non aspetta nessuno, non consegna l'arma, non cerca una divisa a cui raccontare quello che ha appena fatto, non lascia una frase da stampare sotto una fotografia. Sale su un'automobile e sparisce. Per 10 giorni nessuno sa dove sia. La cercano nei paesi intorno a Napoli, casa per casa, tra parenti e conoscenti. La latitanza di una donna incinta attraversa la provincia, mentre il suo nome riempie i giornali. In quei 10 giorni, la storia esce da Corso Novara e cammina da sola. Nei cortili la raccontano già. Una ragazza di 20 anni, incinta, e un uomo morto davanti a un bar. E quel diminutivo, Pupetta, smette di essere un vezzeggiativo di casa. Napoli, 14 ottobre 1955. La arrestano e la portano al carcere di Poggioreale. Sono passati 3 mesi da quando ha seppellito il marito e 10 giorni da quando ha attraversato Corso Novara. Il portone di Poggioreale si richiude alle sue spalle una sera di ottobre. Dentro non c'è la strada, non c'è la folla, non ci sono i fotografi. C'è un corridoio, una branda, una porta di ferro che si chiude dall'esterno. E in quella cella non entra una persona sola, ne entrano 2. Poggioreale, gennaio 1956. Il giorno dopo, il carcere riprende l'orario di sempre. Le porte si aprono quando lo decide qualcun altro. I pasti arrivano all'ora che ha stabilito qualcun altro. Lei è lì dentro dall'autunno, in attesa di giudizio, e da allora non è più uscita. Cambia una cosa sola, e per l'amministrazione non cambia niente. In quel braccio adesso c'è un neonato. Assunta Maresca ha partorito da detenuta e da detenuta resta. Nessun rinvio, nessuna misura che la mandi a casa, nessuna clemenza. C'è un modulo da riempire e su quel modulo va scritto un nome. Lei non ci pensa un attimo. Il bambino si chiama Pasquale Simonetti, come il padre, come l'uomo colpito in Corso Novara 6 mesi prima, che quel figlio non lo vedrà mai. In famiglia diventa subito Pasqualino e il diminutivo serve a una cosa sola: distinguere il vivo dal morto. Dare a un figlio il nome dell'uomo che ti hanno ammazzato non è un omaggio, è una firma. Quel bambino nasce dentro una storia già scritta da altri e se la porta addosso dal primo giorno, stampata sui documenti. Da quel momento esistono 2 Pasquale Simonetti. Uno di pochi giorni, dentro un carcere di Napoli. L'altro sotto una lapide da 6 mesi. Chi chiamerà per nome il primo, chiamerà anche il secondo. Qui il racconto si interrompe. Quanto tempo il bambino sia rimasto lì dentro con la madre non lo dice nessun atto e nessuna cronaca. Chi lo abbia cresciuto negli anni in cui lei resta in cella, neanche. Su Assunta Maresca sono state scritte migliaia di righe in 60 anni. Su questo passaggio non una data, non un nome, non un indirizzo. Il buco resta un buco. Quello che si sa è dove sta lei, Poggioreale, e ci resta. Poggioreale, 1957. Dal carcere scrive a casa. E le lettere che escono da quella cella non sono lettere di una donna finita. Chiede ai suoi di non stare in pena per lei. Pensate a me come a una ragazza in collegio, scrive. Certe volte rido e canto. Le lettere vanno a Castellammare di Stabia, ai suoi genitori. Sono loro a leggere per primi come la figlia racconta Poggioreale. Sceglie una parola, collegio, che con quel posto non ha niente a che vedere. E c'è una simmetria che in quel momento nessuno le fa notare. 4 anni prima era lei quella fuori, la ragazza della salumeria che spediva una lettera ogni 2 giorni a un uomo che aspettava dietro un portone chiuso e ci costruiva sopra un futuro. Adesso la cella è la sua.
La penna la usa allo stesso modo, per decidere come deve essere guardata. Ha poco più di 20 anni. Ha sparato a un uomo in mezzo alla strada. Ha partorito in un'infermeria di prigione. Ha davanti un processo che può prendersi il resto della sua vita. E scrive che ride e che canta. Non è incoscienza. È la prima versione di sé che manda fuori dai muri. E la manda già pulita, già costruita. La ragazzina in collegio, non la vedova con la pistola. La donna che l'Italia leggerà sui giornali non nasce in un'aula di tribunale. Nasce qui, in una cella, per lettera. In quelle righe non c'è una donna che chiede compassione. C'è una ragazza che sceglie il proprio ritratto, mentre aspetta di essere giudicata per omicidio. È l'unica cosa che in quegli anni decide lei. E fuori il nome cammina da solo. Al carcere comincia ad arrivare posta di sconosciuti. Ci sono anche proposte di matrimonio. Uomini che non l'hanno mai incontrata chiedono di sposare una detenuta in attesa di giudizio per omicidio. Il carcere doveva toglierla di mezzo. Sta facendo l'opposto. Poggioreale, 1958. E non è ancora successo niente. Nessuna aula, nessuna requisitoria, nessuna sentenza. C'è un fascicolo, ci sono gli imputati e c'è il tempo che passa. 1956, 1957, 1958. L'arresto è del 14 ottobre 1955. Il processo si aprirà nel marzo del 1959. In mezzo ci sono 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo dentro, prima che qualcuno le chieda conto in un'aula di quella mattina in Corso Novara. Nessuno spiega quel ritardo, allora. Nessuno lo spiega neanche dopo. La pena, in questa storia, comincia molto prima della condanna e la sconta una donna che non è ancora stata giudicata. E non aspetta da sola. Anche suo fratello Ciro è imputato nello stesso processo. Il ragazzo era in Corso Novara quella mattina e tanto è bastato. Da allora la sua vita sta ferma dentro delle carte che non si muovono. Aspetta anche lui. Aspetta da ragazzo. Il resto del conto lo tiene il calendario. Il bambino compie 1 anno, poi 2, poi 3. Sua madre è ancora dentro. Il processo ancora no. Il 31 marzo 1959 il processo si apre davvero. Quando entra in aula, suo figlio ha 3 anni e la ragazza della salumeria di Castellammare non esiste più. Prima di entrare in quell'aula, lasciate un commento, anche una sola parola, come visto. Aiuta l'algoritmo a capire che queste storie meritano di non essere dimenticate. Napoli, convento di San Domenico Maggiore, 31 marzo 1959. Dentro quel convento finiscono insieme 2 morti, Pasquale Simonetti e Antonio Esposito. Un solo collegio, 3 imputati, 46 giorni, 33 udienze. Fuori dalla porta la gente si accalca per entrare. Dentro ci sono un centinaio di cronisti accreditati e i posti non bastano. I fotoreporter no. Il presidente li tiene fuori per evitare teatralità. Sarà l'unica teatralità che riuscirà a fermare. Si va avanti quasi ogni giorno, sabato compreso. Poi c'è il dettaglio che tutti notano il primo giorno. Il gabbione è di fronte e nel gabbione c'è Carlo Gaetano Orlando, l'uomo accusato di aver ucciso suo marito. Lei no. Lei siede su una panca, accanto al banco del pubblico ministero. 24 anni, 3 anni e mezzo di Poggioreale alle spalle, un bambino di 3 anni che cresce da un'altra parte. 3 aprile 1959, terzo giorno di udienza. Tocca a lei. Racconta di suo marito che, prima di morire, le fece un nome. Quel nome è il motivo per cui adesso è imputata. Racconta dell'uomo che andò a cercarla a Castellammare di Stabia dopo il funerale, un maggiore in borghese, venuto a consigliarle di non costituirsi parte civile. Costituirsi parte civile
vuol dire entrare nel processo, con un avvocato al fianco, e chiedere che qualcuno paghi. Racconta il caffè che gli offrì, il treno da aspettare, un colloquio lungo quasi un'ora. Poi gli avvocati arrivano ai soldi. 4-5 milioni di lire, perché lasci perdere. E lì la memoria si spegne. Non lo ricordo. Glielo richiedono da un'altra angolazione. Non lo ricordo. Cambiano le parole, girano largo, tornano al punto. Non lo ricordo. Il suo difensore gioca un'altra carta. Porta in aula le lettere che quella ragazza scriveva nel 1953 a un uomo chiuso in una cella e le fa leggere davanti a tutti. Vuole che i giudici vedano da dove arriva il resto. Metà aprile 1959. Stessa aula. I giornali di quell'aprile raccontano che a un certo punto lei smette di difendersi. Dice che lo rifarebbe, che se le riportassero il marito vivo e glielo uccidessero un'altra volta, lei farebbe esattamente la stessa cosa. E l'aula non si zittisce. L'aula applaude. Il difensore ha passato settimane a costruirle intorno l'immagine di una vedova travolta. Lei, in una frase sola, si riprende tutto. È la frase che le resterà addosso per il resto della vita. Non la pronuncia davanti al verdetto. Al verdetto manca ancora un mese. 2 maggio 1959. San Domenico Maggiore. Il pubblico ministero chiude e chiede l'ergastolo per Orlando, 24 anni e 4 mesi per lei. Orlando scoppia a piangere nel gabbione. Lei non dice niente. Scivola giù dalla panca, priva di sensi, e la rialzano gli agenti. 24 anni e 4 mesi vogliono dire un figlio che cresce, diventa un uomo e comincia a invecchiare senza averla mai vista fuori da un carcere. Intanto, quella donna non appartiene più soltanto a Napoli. 20 aprile 1959. Un settimanale americano dedica una pagina intera al processo mentre il processo è ancora aperto. La ragazza della salumeria di Castellammare è diventata una storia che si legge in poltrona, dall'altra parte dell'oceano. In Italia, i cronisti fanno un'altra cosa. Scrivono dei suoi capelli, troppo pettinati per una vedova. Scrivono che le manca la cenere sui capelli, che le manca una corona di spine. Uno annota che alle sue risposte manca l'accento della sincerità. Quella donna non vuole o non può parlare. Poi, il giorno in cui la vedono portarsi il fazzoletto agli occhi, mandano in pagina il sollievo. Sotto la vendicatrice c'era una donna. È quello che cercavano da settimane. 16 maggio 1959. San Domenico Maggiore. La corte si ritira poco prima di mezzogiorno e rientra verso le 11 di sera. 12 ore chiusa là dentro. Il presidente legge il dispositivo. 30 anni a Carlo Gaetano Orlando. 18 anni a lei, con le attenuanti generiche e la provocazione. 12 anni a suo fratello Ciro, con l'attenuante della minore età. Lei piange, ma non piange per sé, e non per i 18 anni che dovrà scontare. Piange per Ciro, il fratello che lei ha difeso in aula per 33 udienze, sperando che ne uscisse pulito. Fuori, nel vicolo dietro al convento, la famiglia Orlando sta da un lato e i Maresca dall'altro. Hanno aspettato tutta la notte. La madre dei Maresca ha il volto rigato di lacrime. Per Pupetta, dice, non si aspettavano di meno. 33 udienze e alla fine restano 3 numeri e una donna che piange per suo fratello. Ma nessuno di quei 3 numeri è definitivo. La parola che conta arriva 19 mesi dopo. Tenete a mente un nome prima di andare avanti. Ciro Maresca. 12 anni di condanna e un appello che sta per aprirsi. Quello che quella corte decide su di lui pesa su tutto il resto. Restate con me. Napoli, Piazzetta Conservatorio, 15 dicembre 1960. La folla sta dietro le transenne dal primo pomeriggio. Non entra più nessuno. L'aula è piena da ore. Dentro c'è la Corte d'Assise d'Appello di Napoli.
Al tavolo della difesa, in questo grado, siede anche un ex primo presidente della Corte d'Appello di Napoli. La sua presenza lì dentro fa intervenire perfino l'ordine degli avvocati. Nel fascicolo ci sono 2 morti. Pasquale Simonetti, ucciso in luglio. Antonio Esposito, ucciso 80 giorni dopo, nella stessa strada. Qui non si ricostruisce più niente e non si scopre più niente. Si pesa. Si pesano gli anni di 3 persone. La corte si ritira poco dopo le 2 e per quasi 6 ore non succede niente. Fuori si fa buio presto, è dicembre e la piazzetta non si svuota. Dentro, sulla panca, aspettano una donna di 25 anni, suo fratello che ne ha 20 e l'uomo che il primo grado ha condannato a 30 anni per l'omicidio di suo marito. Il figlio di lei, nato a Poggioreale, ha 4 anni. A gennaio ne fa 5. Napoli. Aula della Corte d'Assise d'Appello. Le 19:50. Il presidente comincia a leggere. Assunta Maresca. 13 anni e 4 mesi per omicidio premeditato. Erano 18. Ne scendono 4 e 8 mesi. Ma la premeditazione, la Corte la conferma. Non un impeto, non la reazione di un attimo. La pena si accorcia, il fatto resta quello che è. 4 anni e 8 mesi in meno non sono un perdono, sono uno sconto. In coda alla condanna c'è una cifra. 500.000 di lire alla vedova di Antonio Esposito. Una vedova che paga una vedova. Carlo Gaetano Orlando. 30 anni confermati. È l'unico uomo condannato per il delitto di luglio. Un uomo solo, un colpo solo. Non 2 sicari, non una squadra, non un gruppo di fuoco. Poi il presidente arriva alla posizione di Ciro Maresca. 12 anni, in primo grado. In appello, assoluzione piena. Per la Corte, quella mattina a Corso Novara, il ragazzo era stato portato lì per tranquillizzare la vittima, senza sapere niente di quello che stava per succedere. Ciro ha 20 anni. Quando sente la parte che lo riguarda, scoppia a piangere in aula. 19 mesi prima, alla lettura della prima sentenza, aveva pianto sua sorella. Non per i propri 18 anni, per lui, per i 12 che avevano dato a lui. Adesso piange il ragazzo e piange perché esce libero. Il fratello che lei ha difeso per tutto il processo attraversa l'aula e non torna dentro. Quando la Corte esce dalla Camera di Consiglio, lei si muove verso i suoi difensori e gli bacia le mani. Poi resta una riga e quella riga non la cancella più nessuno. La Corte accoglie le richieste del pubblico ministero e pronuncia una condanna morale contro i mandanti, noti e ignoti. Nessun nome, nessun imputato, nessun processo. Lei ha sparato a un uomo che riteneva responsabile della morte di suo marito ed è in carcere da 5 anni. Al posto di chi ha deciso quella morte, nel dispositivo, c'è uno spazio bianco. Napoli, 16 dicembre 1960. La sentenza è sui giornali del mattino. Assunta Maresca è di nuovo dentro. La pena che il presidente le ha letto la sera prima è quella con cui esce da quest'aula ed è quella che dovrà scontare. Sulla carta, contata dall'arresto del 14 ottobre 1955, arriva al 1969. Di quello che c'è in mezzo non resta niente. In quale carcere sia stata dopo l'appello? In che sezione? Chi andava a trovarla? Come passava le giornate? Non c'è un atto, non c'è una cronaca, non c'è una riga. Fino a quella sera di dicembre i cronisti le hanno contato addosso ogni gesto. Da quella sera in poi, per 5 anni, di lei non scrive più nessuno. 1965. 10 anni dopo, Corso Novara. Arriva la grazia. L'anno è l'unica cosa che si sa. Una grazia qualcuno la chiede e qualcuno la firma, in un giorno preciso, dentro un palazzo preciso. Per la sua, quel giorno e quella firma non compaiono da nessuna parte. La grazia non cancella la condanna,
le apre soltanto la porta. Resta il conto, oltre 10 anni dentro. Esce che ha 30 anni e un figlio di 9. Napoli, 1967. Sono passati 2 anni dal giorno in cui è uscita. Una donna di poco più di 30 anni cammina per una città che sa già chi è. Non deve presentarsi a nessuno. Il nome basta. E quel nome, ormai, non è più soltanto suo. Da 12 anni sta sulle copertine dei settimanali, sotto le fotografie del processo, dentro le didascalie che la raccontano come la napoletana selvaggia che ha ucciso un uomo e che lo ha fatto per amore. È una formula che condanna e assolve nella stessa riga e vende benissimo. Molti anni dopo, a chi le chiese che cosa fosse stato uscire da lì dentro, rispose che era stato spaventoso e liberatorio insieme. I rotocalchi la cercano e lei si fa trovare. Le interviste le fa pagare, non una volta, per anni. È l'unico capitale che le è rimasto, un cognome che vende, e lo tratta per quello che è diventato, una merce con un prezzo scritto sopra. Quello che i rotocalchi comprano è sempre la stessa cosa. Il 4 ottobre 1955, raccontato un'altra volta. Le domande sono quelle, le risposte pure. E ogni volta che lo racconta, quel giorno le appartiene un po' meno e appartiene un po' di più al personaggio che i giornali le hanno costruito addosso. Nello stesso anno arriva il cinema. Il film si chiama Delitto a Posillipo e su certe locandine Londra chiama Napoli, un film solo con 2 titoli. Lo dirige Renato Parravicini. La protagonista è lei. La storia sullo schermo non è la sua. 2 giovani sposi che lavorano e non arrivano alla fine del mese. Il marito accetta un secondo impiego in un locale notturno. La padrona del locale viene trovata uccisa e l'accusa cade sulla moglie. Il marito si muove e riesce a farla liberare. Innocente, riabilitata, restituita alla sua vita. Sullo schermo non spara nessuno. Nessuna vendetta, nessun marito ammazzato in mezzo alla strada. A chi paga il biglietto quel film promette un'altra donna, una qualunque, accusata per sbaglio e poi rimessa a posto. Nei dialoghi la doppia un'attrice di mestiere, ma dentro quel film c'è una cosa che è sua per intero. Una canzone. Si chiama O bene mio. L'ha scritta lei e la canta con la propria voce. Il film non ha successo. Esce, passa, non lascia niente. Resta quello che quel tentativo dice di lei. A 32 anni prova a comprarsi una vita normale con la fama che le è capitata addosso a 20. Il cinema con lei non ci riprova. La fabbrica del mito, quella, continua a lavorare senza di lei. Bastano una fotografia vecchia di 10 anni e un titolo in copertina. Chiusa la parentesi del cinema, torna al mestiere che ha imparato da ragazzina, dietro il banco del padre. Apre un negozio di abbigliamento a Napoli. Vestiti, cassa, fornitori, le ore di un'attività che apre la mattina e chiude la sera. Con quali soldi non lo dice nessuna carta. Per qualche anno la sua vita è questa. Ed è l'unico tratto della sua storia che non lascia documenti. Nessun verbale, nessuna udienza, nessuna prima pagina. Gli anni normali non fanno archivio. Napoli, 1970. Nella vita di Assunta Maresca entra Umberto Ammaturo. Lei ha 35 anni. Non si sposano. Non quell'anno, non dopo. Mai. Sulla carta resta quello che è dal 17 luglio 1955, la vedova di Pasquale Simonetti. Da quella relazione nascono 2 gemelli, Roberto e Antonella. Chi sia quest'uomo fuori da quella casa, qui, non conta. Conta che dentro quella casa ci entra e che diventa il padre dei suoi figli. Il negozio la mattina, i bambini, una casa a Napoli. Pezzo per pezzo, Assunta Maresca ha rimesso in piedi la vita più ordinaria che questa storia le abbia mai concesso. Perché in quella casa un figlio c'è già. Pasqualino ha 14 anni. È nato in una cella di Poggioreale e porta il nome di un uomo che non ha mai visto.
Quando hanno sparato a suo padre in Corso Novara, lui non era ancora nato. È cresciuto con quel nome addosso e con una madre che per 10 anni è stata in carcere. Della sua vita di ragazzo non è rimasto niente. Dove studiava, che cosa faceva delle sue giornate, chi frequentava, nessuna carta lo dice. Nessun atto giudiziario racconta nemmeno quello che succede tra lui e l'uomo nuovo. Lo dicono le ricostruzioni scritte decenni dopo. Pasqualino non accetta di vedere il posto di suo padre occupato da un altro. In quella casa ci sono 2 gemelli piccoli, un ragazzo che cresce e un morto del 1955, che lì dentro nessuno ha davvero sostituito. Il nome è ancora il suo. Lo porta il figlio ogni volta che qualcuno lo chiama. Passano il 1971, il 1972, il 1973. Il negozio apre ogni mattina. I gemelli crescono. Il ragazzo arriva a 18 anni. Poi, una mattina di gennaio, il ragazzo esce di casa e non torna. «2 gennaio 1974. Pasqualino Simonetti ha 18 anni. Esce e non torna. Non si sa a che ora, non si sa da dove, non si sa se avesse un appuntamento e con chi. Di quel giorno non esiste una cronaca. Nessun giornale del 1974 racconta la scomparsa di quel ragazzo. Nessuno risulta averlo visto per ultimo. Nessuna carta dice quando sua madre si sia presentata a denunciarlo. Resta il fatto nudo. Il 2 gennaio quel ragazzo c'è. Dal 3 non c'è più. Il corpo non è mai stato ritrovato. È quello che da queste parti si chiama lupara bianca. Niente sepoltura, niente lapide con una data sopra e nessun posto al mondo dove una madre possa andare a portare un fiore. Il padre ha una data e una strada. Il figlio non ha niente. È il bambino nato dentro Poggioreale nel gennaio del 1956, quello a cui hanno dato il nome di un morto. 18 anni tra la cella in cui è venuto al mondo e il giorno in cui sparisce. Di lui adesso resta quel nome e basta. Nel vuoto entrano le voci. Si è detto il mare, con un peso legato addosso. Si è detto l'acido. Girano da allora e nessuno le ha mai confermate. Nessun riscontro, nessun atto. Restano voci. E una voce non è una risposta. In una storia come questa, di solito, prima o poi qualcuno parla. Un pentito, un compagno di cella, un fascicolo che si riapre 20 anni dopo. Qui non è successo e non succederà. Aprile 1975. Napoli. Umberto Ammaturo viene processato per quella scomparsa. Il compagno della madre, l'uomo che da qualche anno vive in quella casa. Il processo finisce con un'assoluzione per insufficienza di prove. È l'unico atto giudiziario che esista su questa storia. Prima non c'è niente. Dopo non c'è più niente. Passa il tempo e quell'uomo cambia lato del tavolo. Negli anni 90 diventa collaboratore di giustizia. Parla per anni e molto tempo dopo racconta anche come fu ucciso il criminologo Aldo Semerari, che di quel decennio è una delle pagine più nere. Su Pasqualino Simonetti niente. Nessuna confessione, nessuna versione, nessun accenno. L'uomo che ha raccontato molto, su quel ragazzo, non ha mai detto una parola. Non ha detto che è stato lui. Non ha indicato nessun altro. Non ha detto dove cercare. In una stagione in cui i pentiti riempivano verbali su verbali, quel nome non è entrato in nessuno. E lei continua a chiedere. Non chiede un processo, non chiede un colpevole da consegnare a un tribunale. Chiede una notizia, una telefonata, una lettera anonima, un rigo senza firma e senza mittente. Basta che dica dove. Una donna che per il marito è entrata a Poggioreale e ci è rimasta più di 10 anni. Per il figlio chiede soltanto di poterlo andare a prendere. Non arriva niente. Passano 8 anni. Il ragazzo non torna e nessuno viene a dire perché.
13 febbraio 1982. Napoli, Circolo della Stampa, dentro la villa comunale. In quei mesi la città conta i morti. Da una parte la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, dall'altra la nuova famiglia, la coalizione di clan che si sono messi insieme proprio per non finire sotto di lui. I cronisti napoletani arrivano convocati. Si siedono. Davanti a loro c'è una donna di 47 anni. Non è latitante. Non ha un clan alle spalle e non ha un ruolo da difendere. Ha un cognome che in quella città i giornali stampano da 27 anni. Non manda un avvocato. Non fa filtrare una dichiarazione a un giornalista amico. Convoca tutti, insieme, nello stesso posto e alla stessa ora, e si mette a sedere davanti a loro. Poi comincia a parlare e a un certo punto, davanti a tutti, fa il nome. Dice che se per nuova famiglia si intende la gente che si difende dallo strapotere di quell'uomo, allora affiliata a quella gente lo è anche lei. E quell'uomo lo chiama per nome e cognome, Raffaele Cutolo. In una sala piena di taccuini aperti, in una città dove quel nome si pronuncia a voce bassa e possibilmente non si pronuncia affatto. Un cronista le fa notare che li ha chiamati lì per far passare messaggi di morte e che loro, invece, le regole le hanno e la giustizia la rispettano. Lei risponde che lei e la giustizia non sono mai stati grandi amici. Molti anni dopo sarà lei stessa a ridimensionare quella frase. Ma nel febbraio del 1982 quella frase esce dalla sala e diventa un titolo. Una donna ha convocato la stampa per sfidare in pubblico l'uomo più temuto di Napoli, a viso scoperto, senza un'organizzazione dietro e senza aver chiesto il permesso a nessuno. Perché affiliata, in senso proprio, non lo era. Lo dirà in aula 4 anni dopo, nel 1986, quando si troverà a rispondere di accuse molto più pesanti. Che non appartiene a nessun clan, che è innocente e che tutto è cominciato il giorno in cui ha parlato contro Cutolo. Da quel pomeriggio, per 7 anni, non esce più dai tribunali. Napoli, 31 maggio 1985. Corte d'Assise. Dietro il banco degli imputati c'è una donna di 50 anni, accusata di aver ordinato un omicidio. La vittima si chiamava Ciro Galli. Lo hanno ucciso a Castellammare di Stabia il 7 settembre 1981. Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo. L'imputazione è pesante, mandante. Non chi ha sparato, chi ha deciso. Sono passati 3 anni dal giorno in cui ha convocato i giornalisti al Circolo della Stampa. Da allora vive così, da un'aula all'altra. La Corte legge il verdetto la sera stessa. Assolta per insufficienza di prove. Assolti con la stessa formula anche 2 dei 3 indicati come esecutori. Il terzo era stato ucciso in carcere prima della sentenza. L'accusa che pesa davvero, però, è un'altra. Aldo Semerari era un criminologo che firmava perizie per i tribunali e che a un certo punto aveva cominciato a lavorare per i clan. Nell'aprile del 1982 lo trovano morto e l'inchiesta sul sequestro e sull'omicidio arriva fino a lei. La arrestano. La imputano insieme all'uomo con cui vive. Il processo va avanti per anni. Il 30 settembre del 1986, in aula, lei ripete la cosa che ripeterà sempre. Sono innocente. Non appartengo a nessun clan. E dice di essere stata criminalizzata dalla sera alla mattina, dal giorno in cui ha parlato contro Cutolo. Napoli, 21 aprile 1989. Il giudice istruttore del Tribunale di Napoli, Alessandro Penasilico, deposita una sentenza di 87 pagine. Ci sono dentro 7 anni di indagini. Assunta Maresca è prosciolta con formula piena, mai condannata. Per Umberto Ammaturo, imputato con lei, la formula è diversa: insufficienza di prove. Ci saranno altre 2 accuse,
una tentata estorsione a una banca e un traffico di stupefacenti. Da tutte e due esce assolta. In mezzo, però, c'era stato il 1986. Napoli, 1986. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli scrive che Assunta Maresca appartiene alla nuova famiglia e le confisca i beni. Non è una condanna penale, è un provvedimento. Nessun reato accertato, nessuna pena da scontare. E i beni se ne vanno lo stesso. Lei, in quelle stesse settimane, davanti a una corte, dice l'esatto contrario. Negli anni '80 torna dentro. 4 anni, dirà molto più tardi, per aver detto in pubblico che Cutolo era coperto dalla politica. E dirà che è stato quello il carcere che le ha fatto male davvero. Il primo, in fondo, se l'era aspettato. Bellizzi Irpino, febbraio 1989. Mentre lei è detenuta lì, quel carcere entra in un'inchiesta su come vengono trattati i detenuti importanti. Favori, pranzi, riguardi. Un dettaglio finisce agli atti. Dal conto corrente di Assunta Maresca escono 165.000 lire per un pranzo offerto a un gruppo di magistrati. Un giudice viene incriminato. La direttrice del carcere è rinviata a giudizio. Il procuratore di Avellino va a difendersi davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Lei no. In quel fascicolo il suo nome sta dalla parte di chi il favore lo ha ricevuto, non di chi ne risponde. Esce da quegli anni senza una condanna e senza i beni. Castellammare di Stabia, 29 dicembre 2021. Assunta Maresca muore nella propria abitazione, a 86 anni, nella stessa città in cui era nata. Aveva chiuso i 2 negozi di abbigliamento, uno a Napoli e uno qui, ed era in pensione da tempo. Viveva in un appartamento del centro. Il giorno dopo, le agenzie scriveranno che era morta dimenticata. Non era sempre stato così. Canale 5, 6 giugno 2013. Va in onda la prima puntata di una miniserie sulla sua vita. 4 puntate, prima serata, un'attrice conosciuta nel ruolo di lei. La guardano quasi 5 milioni di persone. 58 anni dopo Corso Novara, la sua storia è ancora il programma più visto della serata. L'ultima puntata va in onda il 20 giugno. Le offrono un seguito. Altre 4 puntate. Dice di no. Castellammare di Stabia, 2016. Un giornalista, Giovanni Terzi, arriva in città per incontrarla. Resta settimane, registra decine di ore di racconto e continuerà a tornare fino alla fine. Castellammare di Stabia, 1 novembre 2021. È l'ultima intervista che rilascia. Le chiedono che cosa desidera adesso. Non chiede giustizia, non chiede scuse. Chiede 2 cose: che i suoi ragazzi siano felici e di sapere la verità su chi ha ucciso suo figlio. Ucciso è la sua parola. Un corpo non c'è mai stato e nemmeno una sentenza. Mancano 58 giorni. Castellammare di Stabia, 31 dicembre 2021. Il funerale è fissato per le 10 del mattino nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Non si farà. Questura e prefettura vietano la cerimonia pubblica per non accreditarle l'immagine di una star. Resta autorizzata la benedizione della salma al cimitero e nient'altro. 1 gennaio 2022. I legali della famiglia mandano una nota alle agenzie. Contestano la parola camorrista, la definiscono diffamatoria e ricordano un fatto che sui giornali di quei giorni non compare quasi mai. Ciro Maresca, il fratello finito nel processo insieme a lei, è stato assolto in via definitiva. Il giorno prima, nella parrocchia di Sant'Antonio di Padova, erano entrate una decina di donne. Avevano recitato le preghiere di suffragio dentro una chiesa vuota. Poi erano uscite anche loro e a Castellammare di Stabia era l'ultimo giorno dell'anno. Facciamo il punto. Il conto, alla fine, è questo. Per la morte di Pasquale Simonetti paga un uomo solo, l'esecutore. 30 anni di carcere, confermati in appello. Chi l'ha ordinata
non ha mai avuto un nome, un imputato, una sentenza. E non ce l'ha nemmeno adesso. Per la morte di Antonio Esposito paga lei. Più di 10 anni di carcere. Entra che ne ha 20. Là dentro nasce un bambino. 18 anni dopo, il 2 gennaio del 1974, quel bambino sparisce. Il corpo non è mai stato trovato. Nessuno ha mai risposto di lui, come nessuno ha mai risposto di suo padre. Negli anni '80 finisce sotto accusa 4 volte. 2 omicidi, una tentata estorsione, un traffico di stupefacenti. Assolta dal primo omicidio. Prosciolta con formula piena dal secondo, dopo 7 anni di indagini e 87 pagine. Assolta anche dalle altre 2. In quegli stessi mesi, il suo nome compare in un'inchiesta sui privilegi ai detenuti eccellenti. Nemmeno lì è imputata. 4 accuse, 4 volte niente. In mezzo, 1986. Il Tribunale di Napoli la dichiara affiliata alla nuova famiglia e le confisca i beni. Non è una condanna, è un provvedimento, e per un provvedimento non serve un processo. Castellammare di Stabia, 31 dicembre 2021. Nel 1959, per vederla in faccia, i cronisti accreditati erano un centinaio. L'ultimo giorno del 2021, per lei, c'è una benedizione al cimitero e nient'altro. Resta una cosa aperta. Umberto Ammaturo fu processato per la scomparsa di quel ragazzo e assolto nel 1975 per insufficienza di prove. È vivo. Negli anni ha parlato molto. Ha confessato di aver ucciso il criminologo Aldo Semerari. Su Pasqualino, mai una parola. Non alla madre, non a un giudice, a nessuno. Resta un vuoto. Assunta Maresca ha cercato suo figlio per 47 anni e ha smesso solo perché è morta. Secondo voi, che cosa le ha dato quel nome in cambio di tutto quello che le ha tolto? Scrivetelo qui sotto. E se non sapete da dove cominciare, basta una parola: un visto. L'algoritmo premia chi interagisce e più persone arrivano a queste storie, più difficile sarà dimenticarle. Se pensate che meritino di esistere su YouTube, il tasto per iscrivervi è qui sotto. Nel prossimo episodio, Umberto Ammaturo. Chi era l'uomo che entrava in quella casa la sera e come è arrivato al giorno in cui ha deciso di raccontare tutto allo Stato? Tutto tranne una cosa. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. L'agguato di Corso Novara e la morte del giorno dopo stanno nelle cronache del luglio 1955. L'unità del 18 luglio, che racconta di un uomo ferito il giorno prima e morto in ospedale quella mattina, e il quotidiano della sera stampato a Torino, Stampa Sera, che lo stesso giorno indica la strada e il bar davanti al quale era caduto. Il 4 ottobre viene dall'unità del 5, la stessa strada, la pistola scaricata addosso ad Antonio Esposito. Nessuna resa. I 10 giorni che seguono e l'arresto sono su Stampa Sera del 15 ottobre, con la cattura all'alba, i paesi attraversati durante la latitanza e l'ora esatta in cui gli agenti entrarono. Non si costituì e nessuna cronaca del tempo le mette in bocca una frase ai carabinieri. La fotografia del pranzo di nozze è di un giornale dell'ottobre 1955 e conta per la didascalia stampata sotto. Non parla di matrimonio. Indica l'uomo alle spalle della sposa. Il 1953 ha 2 versioni che non si accordano. Il concorso di bellezza e il primo incontro con Pasquale Simonetti li racconta in un modo un settimanale americano dell'aprile 1959 e in un altro la ricostruzione firmata sul Mattino nel 2022, che quell'incontro lo mette dietro il banco della salumeria del padre. Le 4 lettere del 1953 si possono ancora leggere solo perché finirono agli atti del processo e un giornale le riprodusse in fotografia. Il processo di primo grado è stato letto pagina per pagina sull'Unità, dal 28 marzo 1959, quando il giornale annuncia l'apertura e conta un centinaio di cronisti accreditati, fino al 17 maggio, la cronaca della notte della sentenza. Da quelle pagine vengono l'aula dentro il convento, il divieto ai fotoreporter,
la panca accanto al banco del pubblico ministero, l'interrogatorio del 3 aprile con il maggiore in borghese e i milioni offerti, il non lo ricordo ripetuto, la requisitoria del 2 maggio, le 12 ore di camera di consiglio e i 3 numeri finali. Anche la frase della madre, nel vicolo, alla fine di quella notte. Su un numero, però, la stessa testata non va d'accordo con se stessa. La cronaca della notte della sentenza conta 33 udienze. Quella dell'appello, 19 mesi più tardi, per il primo grado, ne conta 40. Qui è stata usata la prima, scritta il giorno stesso dei fatti. La divergenza resta e nessuna terza fonte la scioglie. Il pianto alla lettura della sentenza sta nella cronaca del giorno, che lo registra senza dire per chi. Che fosse per il fratello, lo scrisse il cronista del mattino che seguiva il processo dalla prima udienza. E si legge oggi perché lo stesso quotidiano lo ha ripreso mezzo secolo dopo. È la lettura di chi era in aula, non un verbale. I capelli troppo pettinati, la cenere che manca, la corona di spine. Quella descrizione è di un quotidiano napoletano dell'aprile 1959 ed è arrivata fin qui attraverso uno studio universitario che la cita. La pagina originale in questa ricerca non l'ha letta nessuno. L'osservazione sull'accento della sincerità, invece, è nella cronaca dell'Unità del 4 aprile, letta direttamente sulla pagina. La frase dell'aprile 1959, quella in cui dice che lo rifarebbe, è attestata da un settimanale americano di quel mese, che la colloca in quella settimana e non alla sentenza di maggio. In italiano, nella formula che le viene attribuita da 60 anni, non risulta pubblicata da nessuna parte, per questo qui è riferita e non citata. Lo stesso vale per le sue parole dal carcere, la ragazza in collegio che certe volte ride e canta. Stessa fonte, stesso limite, nessun originale italiano conservato. L'appello del 15 dicembre 1960 viene dalla cronaca del giorno dopo, letta riga per riga. Da lì l'ora in cui la Corte si ritira e l'ora in cui il Presidente comincia a leggere, i 13 anni e 4 mesi con la premeditazione confermata, il $500,000 alla vedova, i 30 anni confermati all'unico uomo condannato per la morte di Pasquale Simonetti, l'assoluzione piena del fratello con la sua motivazione e la formula sulla condanna morale contro i mandanti noti e ignoti. Il numero di quella sentenza non lo riporta nessuna cronaca, per quello servirebbe l'archivio della Corte. Dal 1965 in poi cambia la natura delle fonti. Per quegli anni non esistono carte, esistono giornali. La Grazia, il negozio, il film del 1967 con il doppio titolo e la canzone scritta e cantata da lei, la relazione da cui nascono i gemelli, le interviste vendute ai rotocalchi, stanno in articoli italiani firmati e datati, il Corriere della Sera e il Riformista del 30 dicembre 2021, il Mattino del 2022 e, per la pellicola, nelle schede dei repertori cinematografici. Nessun atto, nessun fascicolo, nessun verbale. La frase su che cosa fu uscire da lì dentro viene da un libro americano del 2022, di un'autrice che la intervistò di persona. L'anno in cui comincia la relazione è quello concordante sulle testate italiane. Lo stesso uomo, in un'intervista del 2010, lo anticipa di qualche anno. La data del 2 gennaio 1974 la dà una sola testata napoletana, che la ripete 2 volte. Le altre si fermano al mese. Del 1974 non esiste una cronaca di quella scomparsa. L'archivio digitale del quotidiano che avrebbe potuto averla è irraggiungibile da mesi e nessun'altra fonte del tempo la registra. Il processo del 1975 e l'assoluzione per insufficienza di prove poggiano su 4 ricostruzioni giornalistiche concordanti. Gli estremi dell'atto non li ha trovati nessuno. Il mare, l'acido, sono voci di stampa e come voci sono raccontate. La conferenza stampa del 13 febbraio 1982 non ha una cronaca d'epoca leggibile. La pagina del giorno dopo sta nello stesso archivio irraggiungibile e nessuna copia salvata la restituisce. La ricostruzione poggia su 4 testate che ne riportano le stesse parole e lo scambio con il cronista lo riporta una sola di quelle 4. Le frasi dette in aula nel 1986 vengono da un resoconto d'udienza.
Il processo per l'omicidio di Ciro Galli e il proscioglimento sul caso Semerari sono stati letti per intero nelle cronache giudiziarie del 1 giugno 1985 e del 22 aprile 1989. Da lì l'ergastolo chiesto dal pubblico ministero, la formula dell'assoluzione, le 87 pagine, i 7 anni di indagini e la differenza fra le due formule, la sua e quella dell'uomo imputato con lei. Bellizzi Irpino, le 165.000 lire e il giudice incriminato sono nelle cronache del febbraio 1989, sulla stessa testata. Della confisca del 1986 si conosce l'anno, non il decreto. Gli ascolti della miniserie del 2013 sono i dati pubblicati il giorno dopo la prima puntata. L'ultima intervista è quella del 1 novembre 2021 e in quella richiesta la parola sul figlio è sua. Chiede di sapere la verità su chi lo uccise, mentre nessuno ha mai ritrovato quel corpo e nessuna sentenza lo dice morto. La morte, il divieto dei funerali e la nota dei legali vengono dalle cronache di fine dicembre 2021 e del 1 gennaio 2022. Il giornale che il 31 dicembre racconta la chiesa vuota e la benedizione al cimitero e il lancio d'agenzia del 1 gennaio con la nota degli avvocati della famiglia, quella che contesta una parola e ricorda l'assoluzione definitiva del fratello. Le due accuse degli ultimi anni, il tentativo di estorsione a una banca e il traffico di stupefacenti, con le rispettive assoluzioni, stanno nelle cronache del 30 dicembre 2021 del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano, dove il testo dice attribuzione, voce o ipotesi. La fonte vale per quello che è. Sul mandante della morte di Pasquale Simonetti, nessuna ipotesi è mai entrata in una sentenza. Sulla scomparsa di suo figlio, in 50 anni, non ha mai risposto nessuno. Questo documentario è una ricostruzione basata su sentenze della Corte d'Assise di Napoli e della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, su atti giudiziari e istruttori del Tribunale di Napoli e su cronache giornalistiche dell'epoca e successive, verificate su archivi ufficiali. Assunta Maresca fu condannata in appello il 15 dicembre 1960 a 13 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio di Antonio Esposito. Negli anni '80 fu sottoposta a distinti procedimenti, assolta per insufficienza di prove dall'accusa di essere mandante dell'omicidio di Ciro Galli, Corte d'Assise di Napoli, 31 maggio 1985. Prosciolta con formula piena, dopo 7 anni di indagini, dalle accuse relative al sequestro e all'omicidio di Aldo Semerari, Tribunale di Napoli, giudice istruttore, 21 aprile 1989. Indagata e assolta anche per una tentata estorsione e per traffico di stupefacenti. Non fu mai condannata per nessuno di questi fatti. Nel 1986 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli la dichiarò affiliata alla nuova famiglia e ne dispose la confisca dei beni. È un provvedimento di prevenzione, non una condanna penale. Ciro Maresca, fratello di Assunta Maresca, fu condannato a 12 anni in primo grado e assolto in pieno, in via definitiva, in appello, il 15 dicembre 1960. Il mandante dell'omicidio di Pasquale Simonetti, ucciso il 16 luglio 1955, non è mai stato individuato, imputato o condannato. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli pronunciò una condanna morale contro i mandanti noti e ignoti, formula che non costituisce condanna di alcuna persona. Umberto Ammaturo, compagno di Assunta Maresca, è vivente. Fu processato e assolto per insufficienza di prove nell'aprile del 1975 in relazione alla scomparsa di Pasquale Simonetti Jr. Fu prosciolto per insufficienza di prove nel 1989 dalle accuse relative al caso Semerari. Collaboratore di giustizia dagli anni 90, ha reso dichiarazioni su fatti di sangue di quel periodo. Sono riportate come tali, mai come sentenze. Sulla scomparsa di Pasquale Simonetti Jr. non risulta a oggi alcuna sua dichiarazione, né alcun atto giudiziario a suo carico o di altri. Ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, ogni persona citata in relazione a fatti non coperti da sentenza definitiva di condanna è da ritenersi innocente. Le vittime di questa storia e i familiari ancora in vita sono trattati con il massimo rispetto. Nessuna spettacolarizzazione del dolore,
nessuna romanticizzazione della violenza. Le scene sono ricostruzioni cinematografiche realizzate con intelligenza artificiale, non sono filmati d'epoca e non ritraggono le persone reali. Copyright Anime Oscure, tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, ricaricamento o riutilizzo non autorizzato di testi, voce, immagini, copertine e montaggio, anche sostituendo le sole scene. Ogni violazione sarà segnalata e perseguita nelle sedi competenti.